Ciao Peppe, buongiorno, grazie mille per averci ospitati. Buongiorno a voi ragazzi, è un piacere soprattutto mio e della mia famiglia avere dei ragazzi giovani come voi per questa bellissima iniziativa. Ok Peppe, volevamo chiederti una cosa. Dove ti vedi tra 20 anni? Beh, tra 20 anni sicuramente mi vedo nel mondo del cioccolato, chissà, magari con nuovi progetti, nuove idee, ma sicuramente mantenendo le tradizioni della famiglia e della fabbrica di cioccolato. Buongiorno Massimo, grazie mille per averci ospitati. Buongiorno a voi, grazie per essere venuti nella fabbrica di cioccolato Gaioden. Vorremmo farle alcune domande. Certo, sono qui per questo. Ci può raccontare da chi e come nasce la storica cioccolateria Gaio Den? La storica cioccolateria Gaioden nasce da una storia d'amore, se vogliamo. Partiamo dal nome Gai Oden. Isidoro Oden e Onorina Gai, uniti in matrimonio, diedero origine alla attuale fabbrica, che nacque nel 1894 un piccolo negozio che si trova a Via Chiaia, negozio che abbiamo orgogliosamente riaperto da poco tempo. Dopo un 30 anni che era stato altro, l'abbiamo ripreso con noi, l'abbiamo restaurato, un restauro molto attento, e l'abbiamo riportato a nuova luce, l'abbiamo riaperto da pochi mesi. E dopo questa prima apertura, nel 1894, Isidoro Regno e Onorina Gai costruirono un palazzo proprio nel cuore di Napoli, a Via Vetrera, dove siamo adesso, nel 1922. Ed è uno dei primi palazzi a Napoli costruiti in tufo e cemento armato, quindi questi elementi combinati architettonici progettato dall'architetto Trevisan. E quindi dal 1922 ad oggi ci troviamo sempre qui in fabbrica Via Vetrera 12. Come hai iniziato a mettere le mani nel cioccolato? Allora parlate di me, e anche qui da una storia d'amore, nel senso che io ho sposato, cioè ho conosciuto Sveva e ci siamo sposati dopo un po' di tempo, e Sveva era figlia di Giuseppe Maglietta, proprietario della fabbrica, che purtroppo adesso non c'è più, mio suocero. Quindi ho iniziato a lavorare con lei nel cioccolato, già ormai sono un bel po' di anni, forse poco meno di 30, poco più di 25. E niente, mi sono appassionato a questa attività tanto che a un certo punto ho iniziato a mettere su un piccolo laboratorio di gelateria nel cuore del centro storico di Napoli, proprio all'ombra del campanile di Santa Chiara, dove nacque il primo store con angolo gelateria Gaio Den, perché in realtà manteniamo sempre l'essenza di essere cioccolateria con un angolo di gelateria. Poi man mano dal gelato sono passato anche a altre attività come quelle di marketing, di relazioni col pubblico, di comunicazione stampa, gestione del sito e-commerce e tante altre cose, ma la mia passione rimane sempre il gelato a base di cioccolato. Che bella storia! Ci potrebbe raccontare qual è la sua Madeleine del gusto? Allora, sappiate, voi siete giovani, che quando si cresce inizia, cioè, a piacere tutto. Questo è un, come dire, è un valore aggiunto, ma anche un piccolo handicap perché si mangia tutto. E nel cioccolato non voglio indicarvi, come dire, un mio preferito, perché veramente mangio qualsiasi tipo del nostro cioccolato a secondo dei periodi. Vi devo dire che in questa stagione sto mangiando molto il cioccolato amaro, completamente senza zucchero, perché da pochi mesi ho iniziato anche ad apprezzare il caffè amaro. E devo dire, questo mi ha aperto uno scenario anche di sperimentazione non indifferente, perché questo indirizzo di un'alimentazione, diciamo, povera di zuccheri è un qualcosa di intrigante e interessante, soprattutto quando parliamo non di sostitutivi degli zuccheri, ma proprio di sapori netti, puri. Ultimamente sto mangiando anche la pasta nocciola, proprio pura, senza zucchero. Devo dire che è veramente una bella esperienza per il palato. Tra la vasta gamma di prodotti che proponete, qual è quello con cui ha un ricordo speciale, a cui è particolarmente legato? Allora, come ho detto, amo tutti i prodotti, però ce n'è uno in particolare che mi ricorda effettivamente proprio l'incontro con Sveva, ed è il bombonato al cacao. Mi spiego, è un seme di cacao puro, tostato a legna, avvolto dal cioccolato fondente e poi ricoperto di diavolini di zucchero. I diavolini di zucchero sono quelle palline di zucchero tonde. È un cioccolatino molto croccante, da masticare, non scioglievole,
però lo ricordo per un incontro che ebbi con Sveva che mi portò questi bombonati. Non si può parlare di Gaio Den senza parlare di cioccolato Foresta. Ci potrebbe raccontare la storia? È vero, sì, la Gaioden è molto riconoscibile anche per il cioccolato Foresta in particolare. Allora, il cioccolato Foresta fu ideato da Isidoro Den ed è in realtà una sfoglia di cioccolato che viene fuori dalla lavorazione in una raffinatrice a tre rulli ancora in granito. Viene tirata questa sfoglia molto sottile, raccolta a mano e per dargli appunto questa forma particolare che ricorda il tronco di un albero, quindi per questo tronchetto e foresta. La particolarità di questo cioccolato foresta è proprio la consistenza, cioè una volta portato alla bocca come esplodesse al palato ed anche il sapore è particolare perché è un cioccolato al latte dove però la componente dolce non è stucchevole, non è molto dolce, avverti molto il sapore del latte, molto il sapore del cacao e un po' meno il sapore dello zucchero, come di solito invece si sente nel cioccolato al latte. Il mondo e le abitudini alimentari negli anni sono cambiate. Ha notato un cambiamento anche nel consumo di cioccolato? Sì, assolutamente sì. Allora, un'indicazione su tutte è che abbiamo un aumento incredibile di consumi delle tavolette. Adesso la tavoletta nasce proprio per l'autoconsumo, non tanto per un regalo. E questo è bello perché le persone, come dire, comprano il cioccolato per se stessi e con le tavolette hanno la possibilità anche di scegliere, come dire, la percentuale di cacao presente nel prodotto, la tipologia di caratterizzazione che può essere con le nocciole, può essere con le scorzette d'arancio e quant'altro. Quindi abbiamo un'attenzione maggiore anche nell'ingredientistica. Questo cambiamento ha seguito la pasticceria e i suoi trend? Questo cambiamento in realtà più che seguire dei trend, perché noi siamo molto tradizionalisti, segue un poco quelli che sono i feedback, le risposte che abbiamo dai nostri clienti. Noi abbiamo la fortuna di gestire direttamente i punti vendita e anche l'e-commerce e quindi abbiamo nell'immediatezza delle risposte dei clienti che sono i nostri trend interni che seguiamo. Entrando in questa meravigliosa fabbrica, non abbiamo potuto fare a meno di notare questo splendido uovo. La domanda ci nasce spontanea. Da dove nasce la tradizione della produzione di quest'uovo? Nasce da una sfida di mio suocero, non c'è più Giuseppe Maglietta, che ricette una richiesta da una grossa azienda farmaceutica. Disse vogliamo un uovo che sia alto almeno 2 metri. Giuseppe disse subito sì, ma in realtà non aveva niente in house di pronto, quindi dovette progettare tutto da commissionare una forma che potesse, come dire, creare un uovo così grande, e il trasporto, quindi creare una base e anche, come dire, una cassa contenitiva perché dovemmo trasportare a Sorrento, perché il convegno di questa grossa azienda farmaceutica era a Sorrento. Allora, una volta portato a casa questo grosso risultato, Marisa Maglietta del vecchio decise di dedicare ogni anno quest'uovo a un evento caratterizzante ed importante prima per la città di Napoli e anche oltre. Quindi un anno l'abbiamo dedicato a Dante, un anno l'abbiamo dedicato al film di Sorrentino che vinse l'Oscar, un altro anno l'abbiamo dedicato alle Olimpiadi, alle Universiadi e quest'anno abbiamo voluto dedicarlo ai 2500 anni della nostra amata Partenope. Come mai è stata scelta proprio questa raffigurazione di Partenope, visto che nell'antichità non era rappresentata così la sirena Partenope? È vero, è vero. È stata una scelta un po' romanzata, se vogliamo. Ci siamo, come dire, riferiti un po' a una versione più moderna e romantica della Sirena Partenope e che era anche più semplice da rappresentare un decoro. Non dimentichiamoci che il decoro è fatto con glassa di zucchero, quindi neanche così facile da lavorare. E quindi è una scelta un po' romantica che abbiamo voluto portare avanti perché la sirena, insomma,
ci rievocava poi il mare, il golfo di Napoli. E poi se non erro, questa rappresentazione è anche presente a Piazza San Lazzaro, proprio al centro della piazza, nella fontana, diciamo che se non sbaglio è rappresentata con la coda di una sirena. Massimo, non posso fare altro che ringraziarla per averci permesso di conoscere la storia di Caio Den. Ragazzi, è stato un piacere avervi qua, è sempre un piacere avere dei giovani ragazzi intraprendenti come voi e vi aspettiamo presto per altre iniziative. Grazie.